Ciao ragazzi, oggi siamo in giro per i monti per goderci questa primavera anticipata e parlare di un prodotto molto tedesco. Si parla infatti Der Kaiser Projekt. Le gomme di Kaiser Continental prodotte interamente in Germania. Si tratta di pneumatici pensati per l'All Mountain Enduro, in questo caso sono in versione 29 pollici con una larghezza di 2 pollici e 4 e dal peso rilevato di 991 grammi. Le ho montate su dei cerchi Mavic in carbonio dal canale interno di 28 mm circa 4 mesi fa. Ho quindi potuto usarle a lungo su diversi terreni e potendo anche vedere come è stato il loro consumo, visto che la mescola usata in questo caso è la famosa Black Chili di Continental, piuttosto morbida, ed essendo montate queste gomme sia all'anteriore che al posteriore nella stessa identica versione, era interessante vedere anche come si consumassero. Ma prima di parlare di questo vediamo la configurazione. Io le ho laticizzate. Sono tubeless ready, quindi non c'è stato alcun problema nella latticizzazione. Infatti, messo dentro il lattice, ho usato il compressore per farle tallonare e da allora le gomme sono rimaste ben gonfie. Certo, le ho dovute gonfiare ogni tanto per una leggera perdita d'aria classica di tutte le gomme da mountain bike, ma per il resto sono rimaste sempre al loro posto e, cosa molto importante, non ho mai bucato né pizzicato né tagliato. La tassellatura è direzionale, vale a dire che devono essere montate in una direzione per poter assicurare la scorrevolezza. Come potete vedere, infatti, i tasselli sono smussati in una direzione. I tasselli laterali sono piuttosto pronunciati, ma ben saldi nella spalla della gomma. Quelli centrali sono alternati nella loro forma, nella loro posizione, lasciando un discreto spazio fra l'uno e l'altro, cosa che permette alle gomme di pulirsi dal fango o dalla neve, visto che parliamo anche di inverno, senza grossi problemi. Per quanto riguarda la costruzione di questa gomma, a parte la mescola di cui vi ho già parlato, la spalla è rinforzata e porta il nome di Apex, che è la denominazione di Continental appunto per la spalla rinforzata. Le ho gonfiate a 1,6 bar al posteriore e 1,5 bar all'anteriore di solito, quindi una pressione che ben si adatta ai percorsi rocciosi per evitare che si vada a fondo corsa e quindi si pizzichi la gomma, ma al tempo stesso per garantire una buona trazione. Su questi cerchi da canale interno di 28 mm la forma della gomma rimane abbastanza arrotondata, quindi non troppo squadrata. Questa è una cosa importante perché evita che in curva la gomma vada via in fretta per via di un angolo troppo accentuato, cioè un angolo retto troppo accentuato. Ecco, per quanto riguarda proprio la tenuta in curva, va detto che la mescola è sì morbida, ma non è una di quelle così morbide che si incollano ovunque. Diciamo che ha un buon compromesso sia per riuscire a scorrere bene anche in salita sulle strade asfaltate, sia per tenere appunto in fuoristrada. Parlo della salita per dirvi che appunto il peso di 991 grammi è un buon peso per una gomma da enduro all mountain che non ha presentato problemi di pizzicature. Di solito le gomme attorno al chilo sono un buon compromesso, ma non assicurano una tenuta perfetta a livello di pizzicature e di tagli. Invece le Kaiser Projekt sono state ottime da questo punto di vista. Parlavo della tenuta in curva, cosa che mi è piaciuta molto perché i tasselli laterali vanno a infilarsi bene nel terreno e offrono un ottimo sostegno, quindi non cedono come invece in altre gomme con altre costruzioni dove il tassello è un po' troppo esposto o troppo inclinato verso l'esterno. In frenata va detto innanzitutto che io evito di sgommare il più possibile. Questo è anche il motivo per cui potete vedere che la gomma posteriore non è così consumata come si sarebbe potuto pensare all'inizio, avendo visto la mescola piuttosto morbida. Se uno frena con cervello, senza quindi sgommare, anche rovinando i sentieri, diciamo che la Der Kaiser Projekt si presta bene anche come gomma posteriore perché scorre bene anche in salita, però offrendo una buona trazione. In questo periodo di test ho trovato condizioni sia di bagnato che di asciutto secco.
e devo dire che la gomma si è comportata piuttosto bene in entrambi i frangenti. Nel secco duro, quindi su terreni compatti, tiene bene, così come anche sullo smosso con tanta ghiaia. Certo, sul bagnato non è la gomma che preferirei in assoluto, però è un buon compromesso che permette di tenerla su anche appunto nelle giornate di bagnato senza aver paura che scappi via senza preavviso. Da questo punto di vista si parla spesso, la gomma è facile da prevedere o no. Io non penso che sia un grande indicatore dire prevedibile o no, perché alla fine quello dipende dal terreno e da come si presenta il sentiero. Comunque la Der Kaiser Project mi è piaciuta da questo punto di vista, nel senso che non ho mai avuto quella sensazione che scappasse via proprio così improvvisamente. Se andiamo a vedere i tasselli della gomma più usurata, quindi quella posteriore, possiamo vedere che si sono consumati piuttosto uniformemente. Questa è una cosa molto importante perché significa che la gomma in tutto il suo insieme è ben costruita e non ha pezzi che si staccano per l'usura come capita su prodotti concorrenti. Devo anche dire che essendo la mescola Black Chili presente in tutta la struttura della gomma, anche consumando la parte più esterna della gomma, non abbiamo problemi di cambiamento nella tenuta della gomma stessa, perché la mescola è la stessa anche sotto, una volta che si è consumato lo strato superiore. Mi è piaciuta molto anche la sensazione di smorzamento delle piccole asperità. Infatti, con la pressione che vi ho citato prima, ho trovato proprio un bel effetto di smorzamento. Si sente anche quando si scende su sentieri rocciosi con rocce ben infisse nel terreno, si ha quella sensazione proprio che la gomma si attacchi bene alle rocce, al terreno, e con il tipico rumore del pneumatico che va a toccare le rocce. Quindi questo per dire che è comunque una gomma sì dalla carcassa resistente, ma neanche troppo rigida che trasmette quindi le vibrazioni al rider. Tirando le somme posso dire che Der Kaiser Project di Continental è un pneumatico ben adatto ad utilizzi enduro all mountain, ben adatto anche ad essere pedalato in salita. Infatti io in tutti questi mesi non ho avuto una risalita meccanizzata che fosse una, le sono pedalate tutte e senza grande fatica neanche su asfalto. In discesa offre sicurezza, ottima protezione da tagli e pizzicature. Insomma, se cercate una gomma da all round, quindi che vada bene un po' in tutte le situazioni, questa potrà fare il caso vostro. Io mi sento di consigliarla e posso anche dire che, malgrado quella posteriore sia piuttosto consumata, continuerò ad usarla fin quando non riuscirò a bucarla. Spero di non doverlo fare, di non doverla riparare. Comunque per ora mi trovo molto bene. Grazie per aver guardato questo video, ci vediamo al prossimo.